Benvenuti a Casa Callas su Classic Stage TV, domenica 16 gennaio, sono le 20:30. Grazie a tutti i followers che seguono dal sito e dalle nostre piattaforme social. Partiamo naturalmente con un pensiero alla nostra divina che in questi giorni nel 1964 provava la Tosca a Londra, ma replicheremo oggi il grande successo della scorsa puntata dove abbiamo ricevuto tantissimi messaggi e complimenti dedicandoci a un gigante della musica lirica, Enrico Caruso, un mito per tutti, un mito del Novecento in un momento in cui la musica ha cambiato stile e anche il mondo è completamente cambiato. Ne parleremo oggi con due importantissimi esperti e cultori di Enrico Caruso che sono Riccardo Canessa, regista e live designer, e il terribile critico della lirica Alessandro Bormile. Benvenuti a tutti e partiamo subito sentendo i nostri esperti Sara Punghe e Stefano Secco che sono già arrivati a Monte Carlo dove hanno degli importantissimi appuntamenti. Ciao a tutti. Ciao, benvenuti, bentornati. Grazie intanto a tutti, veramente del calore, delle attestazioni che ci hanno fatto, ci hanno mandato tantissimi messaggi. Vogliamo ricordare qualcuno? Sì, allora, Roberta Camerino, Federica Ederle, Ezzelino Bressan, Alessandro Colombini, Marco Iezzi e tanti altri. Se ci siamo dimenticati, comunque un bacio, la prossima volta diremo tutti. Esatto. E poi volevamo ringraziare invece in questo caso gli studi sono della Rasm Records che ci ha ospitato per poter essere qui con voi e con la quale abbiamo collaborato per i nostri primi 2 CD, Crossover Duets e Crossover Duets in Christmas, che sono andati benissimo, sì. E ci stanno ospitando qui a Monaco. Siamo a Monaco. Ringraziamo anche il Teatro Malibran che ci ha segnalato che in questi giorni ha un balletto appunto dedicato a Maria Callas. Complimenti. Ma bene. Passiamo con meglio i nostri ospiti. Abbiamo detto appunto Riccardo Canessa, regista e designer, che ha firmato la sua prima regia nel 1998 e da allora non si è più fermato, portando alla ribalta, leggo, ben oltre 70 opere in tutto il mondo, in vari paesi europei, Cina, Corea, Regno Unito, Stati Uniti. È fortissimo nel repertorio romantico e anche nel repertorio barocco di Mozart, Paisiello, ma anche autori come Pergolesi e Iomelli. Ha diretto anche alcune opere prime contemporanee molto importanti come la Giocasta di Accio Corghi, la Mise en Abyme di Lucia Ronchetti. Benvenuto a Casa Callas, Riccardo. Ciao! Grazie, buonasera. Ciao Katia, ciao Stefano, ciao Sara. Ciao. Un saluto al professor Mormile. Grazie. Deferente saluto. Ecco, Alessandro Bormile invece firma e illustra su innumerevoli testate stampa radio TV come Opera, Avvenire, TV 2000, ha lavorato per il canale della radio della Rai, insomma è autore di diversi saggi e soprattutto di un importante saggio sulla musica dell'opera barocca. Alessandro, attenzione perché stanno tutti aspettando i tuoi commenti sulle prossime stagioni, ma ne parleremo dopo. Adesso vogliamo parlare di Enrico Caruso, un personaggio straordinario, e apriremo subito con Sara, ma prima vogliamo vedere un piccolo filmato, un contributo che ci ha inviato il Museo Mann di Napoli. Ha appena aperto una bellissima mostra dedicata appunto a Enrico Caruso, piena di documenti, piena di contributi, e ci sono anche alcuni cimeli che arrivano dalla casa Caruso che è aperta a Napoli e che è dedicata al grandissimo tenore che a un certo punto partì, come sappiamo bene, dall'America e non tornò più a cantare in questi famosi teatri. Vediamo il servizio. Come si può intuire già dall'allestimento l'idea di far percepire la modernità di questo personaggio. Noi pensiamo Caruso e 78 in giri e il grammofono a tromba eccetera, in realtà il personaggio è una delle prime celebrity che apre il mondo dello star system americano, della qualità diversa dell'uso in esecuzioni operistiche fino al suo lavoro veramente straordinario di attore cinematografico. Del resto era una persona intelligente e molto curiosa delle tecnologie, della meccanica e di tutto ciò che aveva a che vedere appunto con la riproduzione del suono e dell'immagine. Sicuramente la sua scelta di incidere già nel 1902
i primi dischi e quindi di portare la sua voce fuori dai teatri e di introdurre la musica nel mondo del consumo culturale e quindi di diventare una persona accessibile, come del resto era accessibile il suo stile interpretativo e il suo repertorio, che era fatto dell'opera ottocentesca e novecentesca italiana, quindi un'opera moderna, cantabile e apprezzabile molto facilmente anche dal grande pubblico e dalla borghesia. Sara, Enrico Caruso è stato un personaggio di grande importanza e di passaggio senz'altro tra primo e secondo Novecento. La sua vita è come una favola. Raccontaci qualcosa di questa straordinaria crescita e scoperta della voce di Enrico Caruso. Ma della voce del personaggio credo che chi meglio di Stefano, che è cultore di Caruso, che lo ascoltava da quando aveva 4 anni e che la prima cosa che ha fatto è farsi regalare i dischi di Caruso, può aiutarmi in questo. Ma io non cedo la parola se non dopo. Sicuramente sì, una favola del dopoguerra, cioè chiaramente Caruso ha avuto dei trascorsi molto, molto pesanti, cioè lui stesso dice di aver vissuto la fame, è nato da una famiglia in estrema povertà. 18esimo di 21 figli. Esatto, 18esimo di 21 figli. Bambino, certamente. Nato a Napoli e purtroppo anche morto a Napoli, ma abbiamo Caruso che da tenera età era soprannominato Carusiello. Cantava in un coro dove appunto diretto da un sacerdote che appunto lo istruiva, gli dava i primi rudimenti di musicalità. Coro di voci bianche. Un coro di voci bianche e aveva questa già un soprannome, c'era una voce comunque già riconoscibile, per quanto non è mai stata riconosciuta e sicuramente Alessandro in questo ci può aiutare. Essendo un critico anche lui, non è stata mai riconosciuta pienamente dai critici come una voce con delle caratteristiche prettamente tenorili. Perché in realtà tanti critici gli hanno contestato il fatto che fosse una voce diciamo flebile, da qui il suo soprannome come Vento, la chiamavano la sua voce. Soffio. Ricordiamo anche un famoso critico, non diciamo il nome, dell'epoca, che quando lui fece l'Elisir al San Carlo commentò che non gli era piaciuto perché sembrava un baritono che stava cantando la parte di Nemorino, che insomma chiaramente Caruso si offese tantissimo, rimase malissimo, perché dopo i trascorsi che aveva avuto in grandissimi teatri in tutto il mondo, già era un grande, tornare nella sua città ed essere tra virgolette diciamo insultato, comunque non accettato, come è successo a tanti grandissimi, comunque non essere riaccettati in patria è stato uno shock incredibile. Ricordiamo il debutto in cavalleria, no? In cavalleria rusticana come Turiddu all'età di 21 anni nel Teatro Nuovo a Napoli. Diciamo qualcosa dopo sulla vocalità con Stefano. Una battuta di Alessandro proprio rispetto a questa fase della vita di Caruso. Come si comportava la critica a quel tempo? Non è la critica di oggi, no? I maestri erano molto più severi, c'era una concorrenza particolare. Ma guardate, innanzitutto le critiche nate a Caruso, quando apparve Caruso in questo specifico periodo a cavallo fra la fine del Novecento e la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, è un periodo che vedeva soprattutto il passaggio a vocalità diverse. E il tenore romantico cominciava a sparire, nasceva un altro tipo di repertorio, che era il repertorio verista, che richiedeva il necessario apporto di vocalità diverse. Quindi quando si parla di una vocalità rivoluzionaria come quella di Caruso, è ovvio che i critici rimasero per un attimo stupiti da questo colore molto scuro, come ha ricordato Stefano, dal fascino struggente, anche voluttuoso di questo timbro così scuro eppure tenorile. Ed era una voce che abbandonava le idealità del tenore romantico e si avvicinava ad un altro repertorio, oppure affrontava anche il repertorio romantico con cliché vocali completamente diversi. Oggi li chiamiamo veristi. Certamente è un tenore che apriva una nuova strada al Novecento, e
ricordiamo una cosa, era un tenore che è stato un rivoluzionario, ma ha creato anche grandi disastri, perché a differenza di Maria Callas o di Sciagliapin, che sono stati degli autentici rinnovatori del melodramma, imitati con sfumature diverse, ma anche bene, e Caruso con questa vocalità così preziosa, così baritonale, così possente, ha creato anche dei danni, perché ha creato degli imitatori in alcuni tenori che sono seguiti a lui, che hanno sicuramente deteriorato vocalità magari non adatte a sostenere quello che invece Caruso poteva sostenere, perché era una forza della natura. Ecco, sentiamo adesso Stefano che ci dà un pochino più delle tecnicalità sulla voce di Caruso. Sì, di certo non voglio fare anche degli esempi, non voglio contraddire gli altri che hanno parlato, anzi hanno detto cose molto preziose. Io dico solo, porto degli esempi di quello che ho potuto ascoltare, perché diciamo gli esempi, la ricca documentazione che c'è discografica di Caruso è fantastica, siamo a dei livelli proprio esagerati. Però da assaporare soprattutto nei 78 giri. Sì, direi che si sentiva il suono, lo spostamento di suono era più evidente. Questo spostamento di suono di questa voce così potente, diventata potente con lo studio, con il perfezionismo, quasi l'ossessione di trovare dei suoni. Direi che i vari ascolti, quello che più mi ha dato l'impressione di avere Caruso tra le quattro mura, diciamo, era la tromba del grammofono, perché faceva arrivare esattamente col 78 giri, faceva arrivare lo spostamento d'aria, che è una cosa che si ha appunto con la voce impostata, lirica, soprattutto quando si ascolta, sì, in teatro anche, ma all'interno di una camera si sente molto questa penetrazione del suono. E quindi per questi ascolti io rimasi veramente impressionato intanto dal suo francese, da Je crois entendre encore, bellissimo, che è una cosa fantastica, con tutto il suono, un suono raccolto che forse non avevo neanche mai sentito e per certi versi non ho mai sentito ancora, e il legato che c'era, la tessitura veramente acuta che lui riusciva a fare, perché bisogna anche dire che allora non c'erano le classiche patch o gli inserti che si facevano dopo, cioè che il cantante si fermava, poi faceva il passaggio più difficile, la faceva 3-4 volte, sceglievano quello migliore. Lui invece doveva fare dall'inizio alla fine, magari 3 o 4 volte la romanza, e poi sceglieva quella che aveva fatto, ma si vedeva con lui, si ascoltava l'interpretazione dall'inizio alla fine di un cantante che ha anche il problema di arrivare in certe zone fresco e cantare in un certo modo, non che dopo si rifà e poi si appiccica. Quindi questa è stata una grande l'incisione veniva fatta nei coni di cera, comunque era questo il problema, perché comunque c'era la necessità di fare questo. Ecco, e su questo volevo dire incisione. Che altri suoi contemporanei, se vogliamo parlare di Alessandro Bonci, Anselmi e altri tenori, devo dire che o venivano penalizzati dai cilindri di cera o dall'altro sistema, o veramente Caruso aveva una qualità vocale che era diversa completamente da tutti gli altri che venivano fuori. Non so, Alessandro Bonci era un grandissimo tecnico, faceva dei passaggi pazzeschi, ma era molto caprina, la voce, una vibrazione strettissima. Invece con Caruso si sente una vibrazione molto più vicina a quella che è venuta dopo nei nostri tempi, Pippi prima e Corelli e Del Monaco. Poi volevo aggiungere che comunque lui era soprannominato la lacrima nella voce, cioè aveva questa espressività, come ricordava anche Alessandro, questa espressività tra l'altro molto moderna, perché mai scade in effetti volgari o stentori, quindi veramente un'estrema modernità, come abbiamo visto in
pochi altri artisti, perché veramente è diventato un mito comunque. Quindi per dare spazio poi anche agli altri ospiti, aggiungerei che chi non ha mai sentito Caruso, che non so com'è possibile, deve andarsi a ascoltare la prima incisione, cioè Vesti la giubba, quella che ha venduto 1 milione di copie allora. Un numero incredibile per quell'epoca, assolutamente. Esatto, è un numero incredibile anche per la nostra epoca, perché 1 milione di copie è incredibile. L'avete venduto anche voi 1 milione di copie di recente. Noi abbiamo avuto 1 milione di streams, è un'altra cosa. Allora, 1 milione di copie, Vesti la giubba, poi come dicevo, Je crois entendre encore, Salut de Meur chaste pur, perché anche questo era un grande dilemma, che dicevano che Caruso non avesse il do, invece l'ha inciso perché Salut de Meur è in tono e lui prende un do, diciamo, se vogliamo, in stile un po', l'attacco può essere in stile barocco, un pochino diciamo fisso, e però poi fa questa, diciamo, forcella verso la voce piena e non fa sentire nessuno scalino, che di solito ci sono gli scalini che sono la giuntura tra un passaggio e l'altro, non si sente nulla, quindi direi che quello è stato un'incisione veramente che non si può eguagliare. Beh, abbiamo anche comunque il duetto della Butterfly, dove lui si esibisce in un do bellissimo, stupendo, in cui addirittura copre il soprano con questa potenza di vocalità. E comunque questi retaggi che tu dicevi di canto barocco in realtà probabilmente vengono dal fatto che lui comunque ha cantato per tanto tempo, quando era piccolino, aveva circa 10 anni, cantava appunto in un coro in chiesa. Grandissima incisione e anche Ombra mai fu. C'è un attacco anche lì all'inizio quasi barocco per arrivare poi al suono legato, in voce, quindi sono cose straordinarie. Poi con agilità comunque, come era accaduto anche per la Callas, perché avevamo parlato anche della vocalità della Callas, incredibile, con agilità ben sgranate, ben intonate e anche molto veloci anche, no? per il tipo di vocalità che poteva avere. La cadenza finale della Furtiva Lacrima, lì c'è una coloratura eseguita benissimo, dalla nota sotto alla nota sopra che arriva a un La acuto, la coloratura è sgranata, perfetta, che diciamo da una voce così sono dei risultati incredibili, perché aveva avuto tutte le difficoltà per governarla, ma una volta che era governata aveva anche una marcia in più rispetto agli altri. Ecco, sentirei adesso da Riccardo Canessa come si governava invece in teatro tutto questo. Ecco, quindi abbiamo contestualizzato Caruso nella sua epoca rispetto alle nuove, diciamo, le tecnologie. Adesso però parliamo del lavoro in teatro e anche della professione registica, che in quegli anni si strutturava anche in un modo diverso. Sì, innanzitutto io approfitto di questo microfono per stabilire una volta e per tutte, e lo faccio perché addirittura la RAI ci ha costruito una fiction sopra, che i famosi fischi al San Carlo, a Caruso, nell'Elisir d'Amore, non sono mai stati fischiati. Lui ebbe un grandissimo successo nell'Elisir d'Amore, basta vedere le cronache dell'epoca, basta andare in emeroteca e rintracciare il Roma, il Pungolo, il Mattino, dove parlano addirittura di richieste di bis. E effettivamente cosa successe? Successe appunto quello che diceva prima Sara, cioè che lui soffrì per una critica da parte di Saverio Procida, che forse anche giustamente gli imputava il fatto che lui affrontasse con quel timbro vocale che gli è proverbiale, che conosciamo tutti, un repertorio che fino a quel momento era appannaggio del cosiddetto tenore di grazia, di cui il più grande rappresentante era un altro grande napoletano che io ho amato molto, cioè Fernando De Lucia. Quindi i fischi non sono mai stati fischiati. Premesso ciò, io sono d'accordissimo con un professore che parlava di una voce innovativa, si andava effettivamente verso un altro repertorio, ma in realtà, spero sarà d'accordo con me, si può dire che Caruso in realtà ha inventato il canto moderno. Infatti io spesso sento un duetto di Bohème, purtroppo non ricordo in questo momento il nome del soprano che lo accompagna,
e sembrano provenire da due mondi assolutamente diversi. Cioè il soprano ha questa tecnica antiquata che appartiene al passato, mentre invece Caruso ha una tecnica, diciamo, con tutta la tara che si può fare, tutto sommato recente, che sembra, voglio dire, incisa ieri. Quindi io personalmente, per quanto riguarda il teatro, la domanda che mi faceva Katia, diciamo che fortunatamente all'epoca i registi non c'erano, c'era lo spartito, c'era lo studio, e anzi io ti dirò di più che una delle cose che io più trovo affascinanti nella storia proprio musicale e anche interpretativa di Caruso, perché voi due mi darete sicuramente ragione nel verificare che il cantante, se è preparato, se conosce bene il ruolo, se conosce la storia, se conosce tutto il retrogusto culturale che c'è intorno a un libretto, la regia è scritta già nella musica. È chiaro, il regista spesso mette delle idee sue che non sempre vanno bene. Io leggevo una frase: non esistono belle regie, no, non esistono spettacoli sbagliati, esistono o belle regie o brutte regie. Non è che c'è la differenza tra tradizione e modernità. Dal punto di vista interpretativo, l'Elisir, la furtiva lacrima di Caruso, è interessantissima. Certo. Perché? Perché sapete meglio di me che l'Elisir è un'opera dove c'è questa prima carezza romantica e addirittura, come diceva Alessandro Mormile, verista. Si può morire d'amore. La frase "si può morire d'amore" è una frase di Pagliacci. Morire d'amore. Prima c'erano gli affetti miei, e invece in un'opera di chiaro stile rossiniano, di chiaro stile tardo buffo, improvvisamente abbiamo il sempliciotto del villaggio che parla di morire d'amore. E io trovo in realtà giustissimo che l'interpretazione carusiana abbia finalmente rivelato forse quelle che erano le vere intenzioni di Donizetti, anche se stilisticamente è chiaro che fino a quel momento questo tipo di repertorio era, come dicevo, prima del tenore di Grazia. Certo. Volevo tornare sull'argomento del lavoro della regia, che non c'era allora, ma c'erano l'impresario e il direttore d'orchestra. Ecco, i cantanti come lavoravano? Con chi lavoravano in quel periodo lì? Facevano da soli? Come potevano trovare l'eccellenza sulla scena? Allora, la regia non è che non ci fosse. La regia in realtà non solo c'era, ma ci sono dei bellissimi quaderni scritti e voluti da Giuseppe Verdi dopo un certo episodio che lui notò durante un'Attila a Parigi, un signore che prendeva appunti proprio sulle posizioni, allora lui disse, Verdi fiutò anche un mezzo business secondo me, cominciò a scrivere i quaderni di regia. Infatti esistono dei bellissimi libri, l'Aida, naturalmente sulla seconda parte della sua produzione, dove viene spiegato per filo e per segno come si deve muovere il cantante, che posizione deve avere. Addirittura, per esempio, nel libro di Aida c'è addirittura tutta la formazione del trionfo, tutto con i disegnini, gli opliti, poi i preti, eccetera, eccetera. Per cui non è che non ci fosse la regia, c'era molto più tempo per i cantanti di approfondire con i grandi direttori dell'epoca i personaggi. È molto interessante questo, molto interessante, perché gli appassionati, veramente gli addetti ai lavori, queste cose le sanno, invece le persone che vengono a teatro non conoscono questa bellissima storia dei quaderni di Verdi. Trovo veramente ci sono. Io ne ho anche uno qua, dopo in un intervallo lo prendo, lo faccio vedere. Anzi, addirittura in realtà sarebbe divertente, secondo me, oltre alle renaissance musicali, anche organizzare delle renaissance registiche, scusate, scientifiche. E quindi niente, il teatro di regia è diverso. Il teatro di regia è diverso, cioè il teatro di regia è quando il regista mette delle sue idee, ma l'organizzazione di palcoscenico, l'interpretazione ci sono sempre state, ma lì vi garantisco che basta lo spartito. Vediamo ancora qualche immagine dalla bella mostra al MAN dedicata a Enrico Caruso, curata da Giuliana Muscio, che ci parla appunto di questo allestimento e di quali sono i pezzi più interessanti. Bene. In realtà con Caruso la storia cambia, perché si scopre come
alcuni degli elementi che erano considerati negativi degli italiani, ovvero la passionalità, la spontaneità, questo loro essere vicini, diciamo, non a uno stato di natura, ma comunque a un'espressione molto diretta delle emozioni. Lui lo nobilita attraverso il modo in cui canta, il suo modo di cantare che introduce il sentimento e sostituisce il virtuosismo, nonostante avesse una voce eccezionale comunque, ma sostituisce il virtuosismo con l'interpretazione, e questa è la grande modernità che lo rende apprezzabile anche dal pubblico, diciamo, più vasto, oltre che dagli italiani e dagli americani di un certo rango sociale che già frequentavano il Metropolitan. Immaginare una nuova transizione nell'opera come quella che ha effettuato lui, per quel che conosco io del mondo della lirica contemporaneo, non mi pare facilmente raggiungibile. Caruso introduce, diciamo, porta all'opera tutta una serie di classi sociali e di situazioni che prima non la frequentavano. Ecco, riprendiamo ora, concentrandoci con Sara e con Alessandro Mormile sulla diciamo, strategia di comunicazione di Enrico Caruso, che è stata sviluppata in questa sua stagione americana, che è una cosa molto interessante perché è stato veramente il primo tenore lirico star in un momento in cui nasce tutto, nasce il cinema, no? Nasce la radio. Alessandro. Io condenserei i due fattori. Innanzitutto la fama americana dovuta all'approdo al Metropolitan, approdo che vide Caruso trionfare per un ventennio su quel palcoscenico in un repertorio vastissimo, creando quello che abbiamo detto, tutte le novità che anche Canessa ha ben sottolineato, la nascita del tenore moderno, del tenore novecentesco drammatico, attraverso un repertorio vastissimo, ma soprattutto quello che Caruso portava in America da Napoli, cioè il sentimento popolare italiano di un'Italia che a quell'epoca era investita dalla crisi, dalle migrazioni, dalle persone che dovevano lasciare Napoli e l'Italia alla volta della fortuna americana. E Caruso cosa fece? Portò questo spirito in America e soprattutto trionfò in quelli che erano i salotti bene degli industriali borghesi americani, e questo lo portò alla creazione di quella discografia assolutamente straordinaria che abbiamo citato, una discografia che si divide in due tronconi ben precisi, perché le registrazioni che hai ricordato tu, Stefano, sono registrazioni che denotano come all'inizio Caruso avesse nella sua emissione ancora un qualcosa di antico. La prima, Celeste Aida, ad esempio, il si bemolle, un si bemolle che denota quasi l'utilizzo di un suono misto, cosa che poi nelle registrazioni della cosiddetta maturità tutto questo sparisce e viene in avanti quello che è il tenore assolutamente drammatico di novecentesca formazione, l'abbandono di quelle sottigliezze, di quel canto di grazia che passò dal tenore romantico di Grazia al tenore cosiddetto leggero di matrice novecentesca. E quindi certo, un grande rivoluzionario. Mi riferisco a quello che dicevo prima, certo, un rivoluzionario, un tenore che ha creato un qualcosa di nuovo che poi purtroppo è stato imitato non sempre bene. Certo, alcuni ci sono riusciti, perché uno dei più grandi tenori drammatici del Novecento, che in qualche modo ricalca il modello di Caruso, è stato Mario del Monaco. Certo. Ci sono stati esempi di tenori drammatici che sono riusciti in qualche modo a trarre vantaggio e a raccogliere l'eredità di questo grande, ma certamente la popolarità americana era composta da tutte queste componenti, la componente dell'italianità che Caruso mai dimenticò, anche trasferendosi in America, e poi il successo planetario di questa discografia che certamente è assolutamente straordinaria, perché quando si ascoltano i dischi di quell'epoca, come dicevi benissimo tu, Stefano, si rischia qualche volta di arricciare un po' il naso e le orecchie per dire mamma mia, sono inascoltabili, no? E invece la modernità di questi dischi carusiani è assolutamente sorprendente.
È molto interessante questo tema dell'identità italiana di Caruso, che sicuramente è una lezione che è stata appresa da Gershwin, che ha cercato di creare un'identità, diciamo, cosmopolita, come è quella della società americana, nelle sue opere, dove si sentono tante cose popolari, c'è il jazz, ci sono i rumori della strada, del treno, ecco, quindi tutto questo lavoro che ha fatto Caruso è stato sicuramente precursore. Pochissimi anni dopo la morte di Caruso, che è morto nell'agosto del 21, nel 24 Gershwin ha creato qualcosa traendo lezione da tutti i suoi maestri. C'era naturalmente grandissimi pianisti, ma io credo che anche Caruso abbia insegnato qualche cosa. Volevo ricordare che comunque Caruso, aggiungendo qualcosa a quello che aveva detto Alessandro, Caruso al Metropolitan ha cantato più di 800 recite, 863 recite, rappresentazioni. Ricordiamo il debutto in un'opera, anche qui, il Rigoletto. Il Rigoletto e poi le diverse prime mondiali, sì, tra cui Adriana Lecouvreur, Fedora e La fanciulla del West. Quindi è stato molto importante, molto importante. Pensate anche a un fattore, un piccolo inciso, alla fama che grazie a Caruso in America si ebbe della canzone napoletana. Certo, l'epoca che quindi attraverso ovviamente le incisioni, ma attraverso anche i concerti che Caruso faceva in America, la canzone napoletana divenne un simbolo degli immigrati in America, ma anche un genere amatissimo dagli americani stessi. Assolutamente. Questa italianità che entra prepotentemente grazie all'arte canora di un grandissimo come Caruso in un paese che forse fino a quell'epoca aveva attuato dei cliché di considerazione dell'artista lirico completamente diversi. Sì. Sottolineerei anche la modernità del fatto di aver inciso già allora le opere in lingua madre originale e non so, per esempio la Carmen l'ha anche incisa in francese, sì. Ricordiamo appunto Le Pêcheurs de Perles, ricordiamo il Faust, che c'è anche il duetto del Faust che bellissimo, è fatto in francese, e anche ha inciso per esempio la canzone famosa Because, l'ha incisa in francese, quindi e altre cose in inglese, per cui perfetto studiava francese, bellissimo, sempre e cercava di incidere quello che era la lingua giusta, non le traduzioni, insomma. Comunque, a proposito della sua, chi è riuscito a scoprirlo nella discografia è stato un certo Fred Geisberg, che l'ha sentito appunto nella Germania, giusto? Germania di Franchetti. Germania di Franchetti, non al Teatro La Scala, ma a Milano. Era un teatro lirico che c'era a Milano, che non era il Teatro La Scala, e lì ha sentito il giovane Caruso, gli ha proposto un contratto per incidere diverse opere. Diciamo era l'anticamera di quello che sarebbe stato la Deutsche Grammophon, praticamente. 10 dischi, esattamente, 10 dischi. Riccardo Canessa nel frattempo è andato a prendere i suoi preziosi libretti su Verdi, di Verdi. E prima abbiamo parlato di Rigoletto. Cosa ne pensi tu del Rigoletto cantato da Caruso? Quell'epoca non ero ancora nato, però ti devo subito una cosa. Vedi, per esempio, questo libro è quello del Simon Boccanegra, dove non so se si possono vedere proprio i segnali su come si deve muovere, di quali sono i movimenti di scena, e poi è spiegato benissimo. Fiesco intanto apparirà nel fondo a sinistra e alle parole del doge soggiunge: era meglio per te. Il doge si volta un poco a sinistra, ma senza quasi muoversi, e dice: chi oso inoltrarsi? Ma il Rigoletto di Caruso sicuramente io posso andarmene per un'idea. Innanzitutto, se permettetemi, do una piccola chicca, perché Stefano Secco ha parlato del perfetto francese di Enrico Caruso. Vi dico lui dove lo studiava, perché dovete sapere che Caruso frequentava a New York una galleria d'arte il cui proprietario si chiamava Amedeo Canessa. Mamma mia. Esattamente. Sì, perché la cosa del francese è questa: in questa galleria d'arte dove questo mio antenato era il proprietario, assieme a altri 2 fratelli che avevano la stessa galleria d'arte a Parigi e a Napoli, modestamente, di cui purtroppo non è rimasta una traccia, e la direttrice del negozio era francese,
e nel negozio si parlava il francese, cioè era la lingua ufficiale di questo negozio, e lui, il baritono anche napoletano, perché Caruso non era mica solo a New York, c'era anche il baritono, il suo grande amico Antonio Scotti, di cui c'è anche una battuta. Ecco, di cui c'è anche una battuta, perché durante una delle ultime volte che Caruso cominciava a non stare proprio bene, durante un elisir d'amore, ma non vorrei sbagliarmi, Antonio Scotti premurosamente andò nel suo camerino e disse: ma insomma, cantiamo stasera, sì, si fa la recita. E Caruso gli disse: perché Anto, stai male? E quindi niente, il suo francese era curatissimo, perché lui aveva un insegnante di lingua madre appunto nella Galleria Canessa, andavano a studiare lui, Antonio Scotti e Lina Cavalieri, erano i tre alunni. Vediamo qui Alessandro se c'era qualche cronaca dell'epoca, visto che sei giornalista come me, favorevole su questo Rigoletto, se avevi visto qualche ritaglio. E poi parliamo anche dello stile dei critici di allora e di oggi, così possiamo chiedere a te perché sei così cattivello qualche volta. No, assolutamente no, io sono una persona molto buona di natura, e poi non sono assolutamente una persona che si diverte a parlare male degli altri, ecco. Semplicemente penso che la critica debba essere, forse qualche volta sbaglio anch'io nel farle, un'analisi di un'interpretazione, cogliendo quelli che sono gli aspetti più positivi che negativi. Certo, qualche volta quando c'è dinanzi a delle prestazioni non molto convincenti può scattare anche la penna un po' acida, ma non voglio essere così temuto, non mi interessa, voglio passare più magari per studioso di storia della vocalità che per temuto critico. Lo studioso, l'aspetto mi interessa molto, e oggi lo stiamo, direi, facendo molto bene insieme al maestro Canessa e voi tutti, per ricordare quello che è stato un mito di tutti noi, diciamolo anche un pochino dimenticato dalla gente, perché la gente dimentica, già l'opera non è più un genere amato come un tempo, e ovviamente dimenticando personaggi grandi come Caruso, che anche dal punto di vista mediatico e dal punto di vista delle celebrazioni non è stato ricordato molto bene anche dai nostri canali televisivi ufficiali. Ecco, dimenticando questi grandi si rischia un po' anche di gettare del fango su quelle che sono le grandi tradizioni nostre, e il melodramma certamente appartiene alla nostra grande tradizione. E Caruso, i musei specializzati dedicati alla lirica ci vorrebbero nelle città, soprattutto nelle città dove ci sono i teatri, vicino ai teatri. Lanciamo un po' questa idea di alcuni musei dedicati alla lirica, dove anche tutti i nostri follower potrebbero conferire dei loro cimeli e avere un riconoscimento come contributori e benefattori. Certo. Passiamo adesso, intanto c'è una Casa Caruso a Napoli, adesso abbiamo qualche cosa importante naturalmente nel Teatro La Scala dedicato a Maria Callas, ma abbiamo ancora tanti musicisti, compositori. Volevo ricordare, Katia, che c'è la Villa di Caruso a Bello Sguardo all'Astra Signa, in cui appunto si possono anche lì trovare diversi cimeli, testimonianze, perché è stata la sua residenza per tanto tempo, che è in Toscana appunto, quindi anche lì possiamo trovare, per ricordarlo appunto a chi ci segue. Ecco, in questo momento che si può viaggiare poco all'estero, ricordiamoci di apprezzare questi luoghi importanti della musica in Italia. Passiamo, prima di chiudere, a chiedere ai nostri ospiti che cosa stanno facendo. Per esempio Riccardo Canessa, io vedo qui che oltre che i suoi successi come col Teatro Magnani di Fidenza, di cui è regista stabile da 15 anni, che cosa faremo adesso? Sentiamo cosa ci proponete in questo piccolo ma bel teatro. Il Teatro Magnani, ripeto, è una piccola perla delle terre verdiane, del quale ho il piacere e l'onore di rivestire il ruolo di regista stabile, che mi fu dato nel 2005 per 3 anni. E nel 2021 sto ancora lì, anche perché effettivamente è un teatro che amo moltissimo. Le ipotesi sono due opere di Verdi, non sappiamo quale delle due. Una non la nomino perché non ha una buona fama. Lo sappiamo, ne abbiamo parlato nella prima puntata. Benissimo. E l'altra pare che, al netto di trovare un bravo tenore, la cosa mi stimolerebbe molto di più rispetto all'altra, che è appunto l'Otello. L'Otello.
Un'opera della maturità di Verdi così bella. Approfitto del vostro microfono perché io ho anche un piccolissimo e velocissimo aneddoto sulla Callas, riportato il mio papà, Francesco Canessa, e lo racconto veramente in 3 secondi, ma è molto divertente. Mio padre da giovane giornalista a Milano fu pregato da alcuni melomani di fare un piccolo giornalino pro Tebaldi, perché esisteva già un giornalino pro Callas. Stai a casa Callas, Riccardo. Poi lo so, ma aspettate come va a finire. Poi durante la fine degli anni 60 mio padre, ormai diciamo conclamato giornalista e critico musicale, incontrò Di Stefano a Milano che disse: ma perché stasera faccio una cena, c'è anche Maria. La cena naturalmente andò convenevoli, così, per un certo punto mio padre aveva il rospo e disse: signori, io però ho una cosa da confessarle. Io da ragazzo mi chiesero, sai, io avevo fame, dovevo guadagnare, era appena nato il mio primo figlio, che sarei io, perché sono nato a Milano, eccetera. E lei rispose, mi chiesero di fare un giornalino pro Tebaldi, però io ho sempre amato molto lei. E lei rispose, ma vabbè, no, si immagini, le pare, eccetera, eccetera. Dopodiché mio padre si accomiatò, Di Stefano lo accompagnò alla porta e nella porta gli disse: guarda, non ti fidare di quello che ha detto Maria. Quando ho detto che venivi, ha detto: quello che facevi il giornalino per la Tebaldi. Scusate la parolaccia, ma tu sai che dobbiamo mettere un beep, però va benissimo così. C'è tutto il mondo del teatro. Volevo ricordare che comunque Caruso è l'unico cantante lirico che ha avuto l'onore di stare nella Hollywood Walk of Fame. Certo. E quindi tra oltre 2000 stelle di grandezza incredibile, insieme a Liz Taylor, insieme a questa Hollywood bene, c'è anche il nostro Enrico Caruso. Non solo, ma per far capire questo Vesti la giubba, come nel tempo ha sempre venduto, nel 1975 gli hanno dato un award Music Classical per il disco più venduto postumo. Nel 1975. E non solo, c'è un cratere su Mercurio che è stato intitolato a lui, esatto. E anche un asteroide, quindi planetario. Tutto. Quindi Stefano, vedi di cantare bene perché ti vogliamo trovare su Marte. Sì, ecco, sì, soprattutto su Marte. Per i nostri progetti facciamo velocemente. I nostri progetti abbiamo tante cose qui nella Costa Azzurra, anche di registrazioni, che abbiamo delle nuove e dei nuovi progetti, dei nuovi concerti. Sì. Per cui Carmen, quest'estate invece in Svizzera, in Ticino, abbiamo i nostri 2 brani che diciamo stiamo dandovi tante energie e stiamo comunque ultimando anche i nostri 2 brani che usciranno appunto per la Tilt Music distribuita da Sony. Poi c'è lo Stifelio a Dijon. Sì. E poi il Prigioniero di Dalla Piccola, che verrà eseguito alla Barbican Hall a Londra con Antonio Papano alla bacchetta. Alessandro, invece dici qualcosa sulle tue prossime... No, io vorrei concludere, visto che i nostri 2 co-conduttori sono cittadini monegaschi in questo preciso momento, che Caruso ebbe un legame molto stretto con Raoul Gunzburg, che è stato lo storico direttore dell'Opera di Monte Carlo per quasi mezzo secolo, e per dimostrare come Caruso aveva un senso molto stretto dell'amicizia. Era molto amico di Gunzburg, che lo chiamò nel 1901 e lo fece debuttare in Bohème dopo i successi milanesi insieme alla Nelly Melba, ma successivamente Caruso, prima di andare in America e di rimanerci sostanzialmente in maniera quasi definitiva, prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, tornò ancora a Monte Carlo, approdò in nave a Napoli, ma non si fermò a Napoli, andò subito a Monte Carlo per onorare l'amicizia di Gunzburg e per dedicare a Gunzburg un'intera stagione in cui cantò anche la Ida, la Lucia, se ricordo bene un atto del Sansone Dalila, quindi è un cantante storicamente molto legato anche al Principato di Monaco. Bene. Una chicca. È una chicca, grazie.
Alessandro, e noi ti leggeremo dove prossimamente? Sempre su Connessi all'Opera per le mie sciocchezze, le mie stupidaggini o le mie cattiverie, se volete dire. E nuovi libri, stai scrivendo qualcosa di bello? Ancora sull'opera barocca? No, sull'opera barocca no, sto scrivendo un libro che ha un aggancio con Monte Carlo, ma è ancora... Va bene, non ci vai ci direi più avanti. È scaramantico, Io ringrazio i nostri ospiti, Alessandro Morbile e Riccardo Canessa, per essere stati con noi e per le scoperte interessanti che abbiamo fatto oggi insieme su Caruso, e naturalmente il mezzosoprano Sara Punga e il tenore Stefano Secco per sempre queste puntuali notizie di questi dettagli tecnici che ci fanno apprezzare sempre di più la voce dei nostri protagonisti e dei nostri cantanti più amati. Vi ringrazio tutti, vi invito a inviarci le fotografie dei vostri scimeli in modo che possiamo condividerli con tutti e utilizzarli per le prossime puntate di Casa Callas su Caruso e naturalmente su Maria e anche su altri protagonisti dell'opera. Ci vediamo la prossima settimana e naturalmente buona musica. Grazie a tutti, ciao! Grazie.